io sono Livio di Gibbo Tour e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Torniamo in Giappone, a Kyoto. Kyoto, l'antica capitale del Giappone, è ricchissima di luoghi straordinari da conoscere ed esplorare. Per iniziare, vediamo che tappe fare in 5 giorni, anche se ne servirebbero molti di più per addentrarsi appieno nell'anima di questa città. Primo giorno. Partiamo con il visitare Sanju Sangendo, il tempio buddista delle 1000 statue della dea della compassione, Kannon. Le statue, a grandezza umana, in cipresso ricoperte in foglia d'oro, sono disposte su 10 file e 50 colonne. Delle 1000, solo 124 sono originali del 1200 circa. Furono salvate dall'incendio del 1249. Le altre sono appena successive. Si dice che la dea Kannon abbia 11 teste con cui vedere le sofferenze dell'umanità e 1000 braccia con cui salvare chi è nel bisogno. Queste statue hanno solo 42 braccia ed ogni mano tiene un diverso oggetto simbolico buddista. Leggenda vuole che tra i volti delle statue troverai quello della persona che desideri incontrare. Le 28 divinità guardiane sono di origine induista e qui servono a proteggere Kannon. Nel giardino del tempio ci sono molti salici, usati nel rito del salice. Prossima tappa, Nishiki Market, una strada coperta di 5 isolati dove si possono trovare oltre 100 negozi di cibo. Il posto perfetto per uno spuntino o per qualche acquisto tipico. Alcuni dei negozi hanno una storia secolare. A est del mercato troviamo Nishiki Tenmangu, il santuario shintoista dedicato alla divinità della cultura Tenjin. Le mucche di pietra rappresentano i messaggeri divini. Accarezzandoli nel punto giusto ti potranno portare fortuna. La testa per il mal di testa, la pancia per la gravidanza, eccetera. Qui sgorga una delle più famose fonti d'acqua di Kyoto. Un'altra particolarità del luogo sono i leoni robotizzati Karakuri e Omikuji, dei burattini meccanizzati progettati dal capo sacerdote del santuario, il signor Yamato, che ballando porgono un foglietto con la predizione della fortuna. Proseguiamo per Kawaramachi Shijo, l'incrocio con negozi, boutique e ristoranti, a 2 passi dal fiume Kamogawa. Passiamo per Pontocciò. Una strada che almeno dal XVI secolo ha avuto una presenza di geisha, chiamate geiko, a Kyoto. Proseguiamo per Shirakawa Street, nel cuore del quartiere Gion, in cui il canale Shirakawa è fiancheggiato da salici da un lato e alberi di ciliegio, sakura, dall'altro. Il tempio Zenkyoan è dedicato al cinghiale, di cui si trovano innumerevoli riproduzioni. I ciondoli portafortuna sono noti per scongiurare i dolori ai piedi, gambe e schiena. Secondo giorno. Prima tappa della giornata, il complesso di templi Nanzenji. Il grande cancello all'ingresso è chiamato Sanmon, letteralmente dei 3 liberati. Entrando, i pellegrini possono liberarsi simbolicamente delle 3 passioni: avidità, odio e stupidità. Passato il canale in stile europeo,
una via d'acqua che collega Kyoto al lago Biwa dal 1881, si trova un piccolo tempio chiamato Nanzenin. Il suo giardino del XIV secolo ha uno stagno a forma di drago. Visitiamo ora il complesso Eikando, sparso su vari livelli. Ha un bellissimo grande giardino con aceri. Una delle particolarità di questo tempio è la statua di Buddha che guarda dietro la spalla. Leggenda narra che una volta questa fosse una statua come le altre, col viso rivolto davanti a sé. Nel 1082, al passaggio del sommo sacerdote Ryokan, la statua scese dal piedistallo per guidare i monaci nella passeggiata rituale. Ryokan si fermò scioccato e a quel punto la statua si voltò a guardarlo. Si dice anche che lo sguardo rivolto oltre la spalla simboleggi il prendersi cura di coloro che potrebbero rimanere indietro. Proseguiamo percorrendo la passeggiata del filosofo, un sentiero pedonale noto per la sua bellezza paesaggistica. È lungo oltre 2 chilometri ed è chiamato così a memoria di Kitaro Nishida, un professore di filosofia del XX secolo che meditava quotidianamente lungo questa strada. Honen-in è riconoscibile per il suo ingresso salmon con il tetto di paglia ricoperto di muschio felci. Il marcatore di pietra al lato recita: nessun aglio, carne o alcol oltre questo punto. Sono gli alimenti banditi dai buddisti più praticanti. Ai lati del sentiero si trovano 2 giardini di sabbia levigata. I disegni sono stagionali e cambiano ogni settimana. Arriviamo al Ginkakuji, il tempio d'argento. Il padiglione in legno a 2 piani spicca per la sua semplicità e raffinatezza. Nel giardino si trova un cono di sabbia di 2 metri, chiamato piattaforma di osservazione della Luna. I visitatori possono provare a lanciare una moneta cercando di farla fermare sulla roccia piatta al centro dello stagno, come porta fortuna. Il giardino è ricoperto di muschio che in Giappone è incoraggiato a crescere come simbolo di armonia e tradizioni. Eian-jingu, Alto-ri, il portale tipico dei templi shintoisti, più alto di Kyoto. Rosso, alto più di 24 metri e con i pilastri del diametro di più di 3,5 metri. Nel santuario abbondano i simboli della fenice rossa, che indica il sud, la tigre bianca per l'ovest, il drago blu dell'est e il serpente tartaruga nero per il nord. Il giardino, creato tra il 1860 e il 1933, ha 4 sezioni separate ed è conosciuto per il Ponte della Pace sullo splendido laghetto. Terzo giorno. Iniziamo visitando il Parco del Gosho, il giardino del Palazzo Imperiale che fu la casa degli imperatori fino a quando la capitale divenne Tokyo, nel 1868. Il parco si sviluppa su 27 acri ed in ogni stagione ha un fascino particolare. Tappa successiva, Nijojo. Il castello di Kyoto, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Il portale d'ingresso è in stile cinese, con bassorilievi in legno. Il palazzo, Ninomaru, è costruito in cipresso e comprende 5 edifici, 33 stanze. I pavimenti dei corridoi sono chiamati degli usignoli perché è impossibile passare senza fare rumore. Un sistema per individuare eventuali intrusi. Era la residenza degli shogun Tokugawa.
Il laghetto nel giardino ha 3 isole, della felicità eterna, della gru e della tartaruga. Il tempio Horenji non è molto conosciuto. Costruito nel 1945 grazie alle donazioni dei fedeli, ospita una collezione di bambole Daruma. Daruma è il nome giapponese di Bodhidharma, venerato come il primo patriarca del buddismo zen. Secondo una leggenda, avrebbe voluto trascorrere 9 anni a meditare in una grotta, ma si addormentò al 7° anno. Indignato per questo fallimento, si strappò le palpebre. Un'altra versione della storia racconta che dopo anni di preghiera da seduto, braccia e gambe si atrofizzarono. I Daruma ribaltati tornano sempre nella loro posizione, simboleggiando la perseveranza di fronte alle avversità, come nel detto giapponese: se cadi 7 volte, alzati 8 volte. Il complesso Myo-Shinji comprende 46 sottotempli. Qui si trova la campana più antica ancora operativa al mondo, è del 698. Ci sono vari giardini con azalee, aceri e pini, e sale da tè. Andiamo ora al tempio Ninnaji, fondato nell'888. Il grande portale in legno, il Ninomon, o portale dei 2 re, è famoso per i 2 guardiani buddisti che simboleggiano la vita e la morte di tutte le cose. La pagoda, alta 36 metri, è del 1624. Il grande pilastro centrale è flessibile e resistente ai terremoti. Il tempio, con la sua eleganza e semplicità, rappresenta l'apice dell'architettura zen. Visitiamo ora il celeberrimo Kinkakuji, il Tempio d'Oro. Inizialmente era la villa dello shogun Ashikawa Yoshimitsu e divenne tempio zen dopo la sua morte nel 1408. Venne bruciato numerose volte nel corso della sua storia, 2 durante la guerra di Onin, una guerra civile che distrusse buona parte di Kyoto, e una volta nel 1950, quando fu incendiato da un monaco fanatico. L'attuale struttura è una ricostruzione del 1955. Ogni piano ha uno stile architettonico diverso. Il piano terra con pilastri in legno e pareti in gesso bianco. Il primo, nello stile utilizzato nelle residenze dei samurai ed esternamente completamente coperto di foglie d'oro, e il secondo in stile cinese, dorato dentro e fuori con una fenice sul tetto. Ultimo tempio della giornata, Kitano Tenmangu, dedicato al dio dell'apprendimento, Tenjin. Sugawara no Michizane era uno statista, poeta e studioso. Quando cadde in disgrazia e morì, bandito dalla sua città, i disastri iniziarono a colpire Kyoto e capirono che era lo spirito incollerito di Michizane. Per placarne la rabbia venne deificato con il nome di Tenjin. I bovini sono considerati messaggeri del dio. E nel tempio se ne trovano numerose statue. All'interno del parco abbondano gli alberi di susino. I preferiti di Michizane. Quarto giorno. Cominciamo dal maestoso Kyomizu-dera. Il tempio è composto da 168 pilastri, alti 12 metri, ottenuti da alberi secolari, e un pavimento assemblato con 410 cipressi senza l'uso di un solo chiodo. L'espressione giapponese saltar giù dal palco di Kyomizu
viene utilizzata come fare il grande passo. La pagoda a 3 piani è alta 31 metri. L'attuale è una ricostruzione del 1633, con le tradizionali tessere sul tetto dal volto demoniaco. In un angolo c'è una statua del dio drago dell'acqua, a protezione della struttura dal fuoco. Kiyomizu significa acqua pura. Dietro al tempio principale c'è una fonte, da cui l'acqua si divide in 3 cannelli. Si può scegliere da quale bere per avere successo, fortuna in amore o longevità, ma attenzione a non essere avidi e bere da tutti e 3 per non attirare la sfortuna. Si possono anche fare preghiere specifiche alle varie statue nell'area. Le strade Sannenzaka e Ninenzaka sono vie su cui si affacciano tradizionali negozi in legno, con prodotti locali e tradizionali. La via Chawanzaka è famosa per la ceramica. Mentre Nine-no-Michi è una stradina che prende il nome dalla moglie del grande signore della guerra Toyotomi Hideyoshi. Visitiamo poi il tempio Kodaiji, appunto fondato nel 1606 per Toyotomi Hideyoshi e la moglie Nene, che divenne monaca buddista alla morte del marito. La sala principale si apre su un giardino roccioso con laghetti, colline, rocce e pini. Anche qui si trova una piattaforma di osservazione della luna. Gli splendidi edifici laccati sono affiancati da un piccolo bosco di bambù. Proseguiamo per il Maruyama Park, il più antico parco pubblico di Kyoto. Disposto su un'area di 86.000 metri quadri, contiene un piccolo stagno con un ponte. L'attrazione principale è l'albero di ciliegio piangente. Il vicino tempio Cheonin ha la porta Salmon più grande del Giappone e anche la campana più grande del Giappone, 81,5 tonnellate. Al suo ingresso le scalinate sono 2, una più dolce chiamata delle donne e una più ripida chiamata scalinata degli uomini. Qui si trovano le 7 meraviglie, il corridoio degli usignoli, lungo 550 metri, la pietra Uryu, da cui l'acquero dei meloni, il grande cucchiaio che sfamò i soldati nell'assedio di Osaka, il dipinto del gatto che guarda in tutte le direzioni, il passerotto fuggito dal dipinto su una porta scorrevole, l'ombrello dimenticato da una volpe e la bara in legno bianco dei costruttori della porta Salmon. Alcune non sono visitabili o non fotografabili. Ultimo tempio della giornata, Shoren-in. Prima di entrare, ammiriamo i 2 giganteschi alberi di canfora, hanno circa 8 secoli. Il tempio è conosciuto per i suoi schermi dipinti con pavoni e gru e per il giardino con il laghetto. Un luogo in cui potersi rilassare e meditare. Quinto giorno. Altra celeberrima e imperdibile tappa a Kyoto, Fushimi Naritaisha. Il santuario principale è situato alla base della montagna. Ma seguendo i vari sentieri che si snodano nel bosco, l'esplorazione può richiedere ore. Arrivati almeno al punto panoramico o poco più avanti, troverete degli scorci davvero suggestivi. Qui le volpi sono i messaggeri del dio Inari. Vi si trovano statue di tutte le dimensioni, in pietra o porcellana. Molti tengono in bocca o tra le zampe un oggetto come una chiave, a simbolo del granaio di riso,
una pietra che rappresenta lo spirito del dio. Potete trovare cracker di riso a forma di volpe, tavolette votive Ema a forma di volpe, gadget con volpi e tofu fritto, che è il preferito delle kitsune, le volpi mitologiche. I tunnel di Torii, le porte rosse, sono simbolo di gratitudine alla divinità del santuario. I fedeli donano un Torii come preghiera di prosperità o alla realizzazione di un loro desiderio. Questa tradizione dura da secoli, così che il santuario ha accumulato innumerevoli porte. Sul retro di ogni Torii c'è il nome del donatore e la data. Il luogo è sempre molto affollato, come la foresta di bambù di Arashiyama, che non ho incluso in questo itinerario. Se siete curiosi di visitare località giapponesi meno conosciute, vi lascio in descrizione video su Sendai e dintorni. E non dimenticatevi di iscrivervi al canale per altre sorprese. Qui finisce la nostra visita. Iscrivetevi al canale Gibbo Tour per nuovi itinerari. Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Adagiate le liane!